Permettetemi di iniziare con una citazione in dialetto romano, in romanesco. Una cosa fatta a metà non sta né di qui né di là. Una cosa fatta a metà non sta né da una parte né dall'altra, cioè non è completa, non è finita. Ed è la definizione esatta, usando questo antico proverbio romanesco, per definire il film di Paolo Sorrentino, Loro uno. Perché uno? E perché è un film a metà. E infatti è una cosa che non sta né di qua né di là. Cioè, noi assistiamo a un paradosso incredibile. Andiamo a vedere un film e questo film nel momento culminante dell'azione si interrompe. È passata circa un'ora e mezza, il tempo di un film normale, si interrompe e fra 10 giorni circa, anzi forse 15, ci sarà la seconda parte di questo film. Ora, io probabilmente non sono uno spettatore di tendenza, sono uno spettatore normale, banale, uno spettatore quotidiano. E quindi quando vado al cinema, pagando un biglietto, pretendo di vedere tutta la storia, non di vederne metà. E non voglio pagare 2 biglietti per sapere come finirà questa storia, anche se è una storia nota, come appunto loro, che è la storia di Berlusconi. Ora, che cosa accade di grottescamente drammatico? Che per ragioni probabilmente produttive, probabilmente il film sarà venuto alle televisioni e quindi uscirà in 2 puntate, oppure uscirà il film di puntate per essere 2 puntate in televisione, questo non lo so. So soltanto che devo pagare 2 biglietti per vedere una storia sola. E non mi sembra serio. Inoltre il film, nella sua suggestione di rappresentazione pittorica, ha delle qualità e dei valori indubbi, una splendida fotografia, un montaggio frenetico e molto suggestivo, che tuttavia non riescono a spezzare l'illusione di guardare un fotoromanzo, perché è il fotoromanzo che rimanda alla prossima puntata. E questo in realtà è il fotoromanzo su Berlusconi, il fotoromanzo su come Berlusconi ha gestito il potere. E questo Berlusconi è la maschera grottesca, eccessivamente grottesca, di Tony Servillo. Continuo a ripetere ogni volta che Tony Servillo è un grande attore, uno straordinario attore. Non ha bisogno di mascherarsi per interpretare un personaggio, ma essendo un grande attore deve essere in grado con l'espressione e con la voce e con l'atteggiamento, i movimenti, di dare l'interpretazione del personaggio. Non c'è bisogno che porti la maschera da Iena Ridens per tutto il film per rendere ancora più grottesco Berlusconi di quanto potrebbe esserlo. Capisco che c'è una vena polemica, capisco che c'è, diciamo così, un modo per tenere Berlusconi sotto bersaglio, capisco l'ironia, ma qui si rasenta il patetico, cioè è veramente eccessiva questa mascheratura di Berlusconi. Era già passata con il Divo una eccessiva mascheratura di Servillo che impersonava Andreotti. Ma Andreotti, diciamo così, aveva una figura che poteva prestarsi a un certo tipo di caricatura. Berlusconi è più umano. Berlusconi ammesso che abbia una pericolosità, è proprio in questa sua forma di simpatia, questa sua capacità di attrarre le persone, perché indubbiamente è capace di attrarle se tante persone hanno votato per lui. Ora, che l'abbia fatto attraverso il potere della visione, il potere della stampa, che possa essere un imbroglione, io posso capire qualunque cosa, ma non è sicuramente una persona tanto ridicola da addirittura determinare in Paolo Sorrentino una sorta di interrogazione metafisica, il mistero di Berlusconi. Come mai la gente, secondo Paolo Sorrentino, non capisca la ridicolaggine e l'assurdità di Berlusconi e lo voti? Forse Paolo Sorrentino, se lo vede come lo rappresenta, ha ragione, ma in realtà Berlusconi, purtroppo, lo dico per lui e lo dico per i suoi avversari,
non è come viene rappresentato, è una persona che ha mostrato una capacità imprenditoriale e una capacità manageriali non comune e di conseguenza come avversario deve essere rispettato in questa forma e non ostinatamente ridicolizzato facendone il protagonista di un film che a questo punto diventa noioso perché viene a cadere il protagonista. Se il protagonista non ha il fascino del male, ma è risibile, o tu fai il grande dittatore, va bene? Oppure non lo fai. E tu non puoi fare il grande dittatore pensando di fare un film drammatico. Se tu fai il grande dittatore devi far ridere, ma devi far ridere molto, non poco. Non possiamo rimanere con i sorrisi a metà mentre racconti una storia che non ha né capo né coda, perché poi in realtà, secondo me, il fascino del male è perverso e assoluto e la banalità del male è estremamente più inquietante e soprattutto più tragica della semplice ridicolaggine. Di conseguenza il film ha questo difetto, ha questo peso. Per deridere perde mordente, per ironizzare perde forza e non diventa più un discorso castico, un discorso morale, diventa una ridicola macchietta. Mi dispiace. Grazie.